Buongiorno ragazzi, allora faccio questo video senza aver ancora visto niente, ma io ieri ero preso perché sapete che, cioè no, non sapete, sì, forse avete visto qualche reel, qualche storia, che ho fatto il video di 3 giorni, 4 giorni, via con l'Africa Twin, ma volevo fare questo video perché poi io ieri sera ho visto cosa è successo nella MotoGP ad Aragon e sono incavolato nero, non posso dire parolacce, ma sono veramente, mi verrebbe da dire qualsiasi cosa, perché non si può vedere quello che è successo. Allora, partiamo con calma. Intanto iscrivetevi al canale ragazzi, mi raccomando, mettete un like, commentate, aiutatemi, non c'è nient'altro che potete fare se non commentare e iscrivervi al mio canale. Che cosa è successo? Sprint, valori in campo completamente diversi dal solito, hanno riasfaltato Aragon, quindi l'asfalto nuovo butta fuori ovviamente olio ed è a poco grip, inoltre c'è della sabbia intorno alla pista, quindi se tira vento, se c'è un'uscita fuori dei piloti, tirano dentro della sabbia. Pecco sfigato perché si classifica nella sabato mattina terzo, quindi vuol dire che partirà dal lato sporco della pista. Sfigato tra virgolette, nel senso che non ha trovato la quadra, cosa che sembra essere riuscita unicamente a Marc Marquez, che ha fatto l'alieno. Ha fatto l'alieno perché? Perché la verità dei fatti è che qui i valori in campo si è girato più lento rispetto all'anno scorso, i valori in campo vengono ovviamente abbassati, nel senso che non si sfrutta tutto il potenziale della moto, perché uno non si riesce a sistemare, perché non si è avuto neanche il tempo, visto che poi comunque ha piovuto, quindi non si è avuto il tempo di trovare un setup ideale per le moto e poi è stato il pilota che ha potuto fare la differenza in questo modo. Siccome comunque c'era poca trazione, le moto non riuscivano a portarle al limite 100% della meccanica elettronica, quindi sono emersi i piloti ovviamente. Pecco si è beccato la gomma sfigata, perché è chiaro evidente a tutti. Si è parlato di graining, ma loro avevano paura del blister, quindi le bolle sulla gomma, invece è stato graining che hanno avuto tutti. Ma Pecco si è sentito anche nel retropodio della sprint, si è sentito Marquez che diceva a Martin, mi sembra, ma sì, Pecco anche nel warm-up girava lentissimo, quindi è il classico caso di gomma fallata, come succede spesso in MotoGP. È successo a Martin, è successo almeno 2 o 3 volte a Pecco. E proprio Pecco si è visto quando al meccanico al gommista, al tizio della Michelin nel box, gli ha fatto due, nel senso che era la seconda volta che si beccava una gomma del genere. Detto ciò, Pecco non avrebbe lottato per la vittoria perché Marquez ha fatto l'alieno, nel senso che lui, nelle condizioni, probabilmente con la sua sensibilità, col fatto che la pista è sinistrorsa, quindi ci sono più curve a sinistra, dove lui si è sempre trovato molto bene, Pecco la differenza non l'avrebbe fatta, ma da come poi è venuto su, dai tempi che faceva, poteva giocarsela con Martin. Martin quindi gli recupera nella sprint i 5 punti che aveva di svantaggio e va su di 3, e quindi ci ritroviamo il sabato sera con Martin che è di nuovo primo nel mondiale. Gara lunga, partenza di nuovo schifosa per Pecco, che si ritrova così nelle retrovie, ma viene su bene perché comunque aveva parzialmente risolto i problemi che aveva, la gomma non era fallata la domenica, viene su bene, riesce ad arrivare dietro ad Alex Marquez, il quale io sono categorico nei miei video, faccio e dico quello che voglio, quindi sono categorico. Non c'è possibilità che Alex Marquez, come ho sentito la sua intervista patetica, perché non puoi dire, uno va bene, ok, non sapevi che pilota avevi dietro, chi se ne frega, va bene, ma hai sbagliato una curva, esci vistosamente più lento, poco importa come ha detto lui, che fai attenzione se vai fuori dalla pista, ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Tu fai attenzione lo stesso, perché sai che hai un pilota attaccato dietro, sei uscito lento, ha visto Pecco che l'ha affiancato, perché non può averlo visto di era davanti, cioè, quindi l'ha visto prima della curva a destra. Pecco ha impostato la curva a destra con metà moto che era già davanti a lui, metà moto, quindi cioè è un sorpasso quello. Se non vogliamo definire neanche, se abbiamo paura ormai anche delle definizioni delle cose,
Se una moto è davanti all'altra per metà, si chiama a casa mia, quindi siamo in casa mia, sì, si chiama sorpasso. Quindi Pecco aveva passato, poco prima di andare a corda, aveva passato Alex Marquez, il quale era ancora col busto dritto, mentre Pecco stava già piegando. Quindi se sei ancora col busto dritto e hai una moto lì, lo sai che hai una moto lì, anche solo che la senti, perché c'è un Desmo 16 a fianco, lo senti. Come dice Pecco, e lo dice la telemetria, quindi aveva dal 40-60% di gas aperto Alex Marquez, doveva chiudere, perché quando tu subisci un sorpasso devi chiudere, perché se no careni, siluri che hai davanti, lo fai cadere, avrebbe probabilmente solo pensato di farlo cadere sfiorandolo, invece c'è proprio entrato dentro, perché a quel punto poi quando c'è il contatto e ci sei così sotto è ovvio che ci sei buttato dentro. La sfortuna ha voluto che si sono anche agganciati praticamente. Pecco ha rotolato sotto la moto, rischio incredibile di farsi male seriamente, di mandare avanti di mandare a monte il mondiale. Io la butto lì, mi sbilancio, mancano 9 gare alla fine, ci sono adesso le 2 Misano di fila, cioè c'è Misano questo weekend, poi c'è un weekend di pausa e poi c'è l'altra Misano. Io mi sbilancio. Io credo che questo mondiale, col fatto che anche Marc Marquez, certo questa è stata una pista tipica, quindi non è che Marquez adesso tutte le gare lotterà per la vittoria, sicuramente però l'ha sbloccato ancora di più psicologicamente. Io dico che questo mondiale è all'80% ormai di Martin, perché comunque se guardiamo nelle sprint e in termini di punti, non me li chiedete adesso perché come vedete sto andando da braccio, in termini di punti Martin è nettamente avanti a Pecco e soltanto nelle gare lunghe Pecco avrebbe ancora un vantaggio di punti. Secondo me 23 punti con la forza e la costanza, perché a parte un errore che ha fatto Martin, ma è molto più costante secondo me di Pecco, ce la potrebbe fare, perché se le dividiamo per il numero di gare sono tipo 2,5 punti a gara che dovrebbe recuperare. Però non lo so, secondo me 3 su 3 non ce la fa, non credo, vediamo, poi spero di smentirmi perché io tengo per Pecco, se devo scegliere fra Martin e Pecco, per quanto Pecco, Martin comunque è un ottimo pilota, però preferirei se vincesse Pecco il terzo mondiale di fila. Non state a dire le cose, monopolizza, mi sembra che Marquez ne abbia 24 o 5 di fila, Vale ne ha 23, 4 anche lui, cioè quindi cosa state a dire monopolizza, cioè monopolizza quando ne vincerà anche lui 5 di fila, diremo che sta monopolizzando. Se ne ha 22, la Ducati non ha mai vinto niente a parte Stoner per 30 anni, quindi siete tristi perché vince Ducati, vorreste che vincesse Honda o Yamaha come ha sempre fatto, anzi Yamaha, visto che ho sentito che molti, anche persone importanti, dicono Yamaha, ok? Persone importanti intendo nel motomondiale. Quindi ho sempre detto Yamaha e dirò se ancora Yamaha, va bene, con la K lo dico io. Grossa, maiuscola anzi. Quindi non lo so. Vabbè, Pecco ovviamente era indolenzito, era abbacchiato. Parliamo di Aprilia che sono sparite perché non hanno assolutamente trovato grip. Parliamo di Pedro Acosta che anche lui probabilmente con gli allenamenti che fa, col fatto che dicono che non hanno toccato i setup senza incasinargli la vita per questo weekend, quindi la somma delle due cose ha fatto sì che Acosta martellasse. Si è visto, parlo di cose che ho notato, la Yamaha di Quartararo sverniciata sul dritto da Pecco nonostante la gomma fallata nella sprint. È stato incredibile, c'erano 15-20 km/h di differenza, nonostante Yamaha comunque abbia trazione in teoria. Enea sparito. Bez, vabbè, il DJ era infortunato, tutti i piloti che io non lo so, non so come considerare anche Morbidelli, deve sempre adattarsi alla moto, vabbè, tanto l'altro
sta vincendo un mondiale con la sua moto. Boh, Morbidelli si deve adattare, arriva, ci mette tempo. Sono sempre queste scuse qua per i nostri piloti. Marini sta andando bene, la Honda sta migliorando, si è visto Zarco, poi è caduto, grandi passi avanti per la Honda. No dai ragazzi, parliamoci chiaro, ci metteranno anni se mai arriveranno. Ricordiamoci appunto quanto ci ha messo Ducati per essere dove è. Mi dispiace un sacco perché io personalmente, inoltre lo Stewart Panel non ha dato alcuna sanzione ad Alex Marquez ritenendolo incidente di gara. Boh. A inizio anno davano lap, partenze indietro, eccetera. Niente, incidente di gara. Cioè, incidente di gara. Ripeto, che cos'è allora un incidente non di gara? Perché è una gara, quindi allora tutti sono incidenti di gara. Ma se una moto è davanti all'altra, cioè, non è incidente di gara. Avrebbe dovuto chiudere. Si meritava comunque una sanzione, anche se non avrebbe ridato niente a Pecco. Io ritengo che se fosse stato qualcun altro non sarebbe andata così. Secondo me Alex, se avesse visto un'altra moto lì con la coda dell'occhio, perché se stai per impostare una curva, hai sbagliato la curva prima, c'è la moto lì, sai che entra. Non è che Pecco arrivava lì poi diceva ah no aspetta rallento e ti torno dietro. È ovvio che Pecco avrebbe fatto la sua curva perché arrivava molto più veloce. Quindi non lo so, peccato che sia andata così, e d'altronde ci si trova in quelle situazioni quando si deve recuperare, quando si è avuto un weekend storto, quindi quando una cosa va storta poi va ancora più storta, specie nelle gare soprattutto è così, ma anche nella vita direi. E quindi ragazzi direi che per il post mio MotoGP è tutto, noi ci risentiamo, non volevo farlo questo weekend, proprio non volevo farlo, però ho detto no dai, devo, con quello che è successo devo farlo. Ci ritroviamo indietro a inseguire, 23 punti, il mio umore è acido come il colore di questa maglietta, che non so se si capirà perché non sono capace a fare post. Va bene ragazzi, mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete un like se sarete in 60, 100, 1000 che vedrete questo video. Da Angi è tutto.